Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, con i Genustin Tarot e parliamo chiaramente d'amore con questo mazzo che io amo particolarmente. È un mazzo che ovviamente deriva direttamente, le immagini sono tratte direttamente appunto dai personaggi, dai protagonisti dei suoi romanzi di questa scrittrice che io amo da morire, chi mi segue da tempo ovviamente lo sa. Vi ho anche più volte appunto consigliato, in caso non l'abbiate fatto, le sue opere più importanti, più conosciute, ma anche quelle ovviamente meno conosciute: Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, Emma, Persuasione. Ragazzi, dei capolavori, per me anche una sorta di rifugio per l'anima. Scrittrice che è venuta a mancare, morta giovanissima, tra l'altro 40-41 anni se non ricordo male, e molto spesso mi trovo a pensare se fosse vissuta molto di più, chissà quali altri capolavori ci avrebbe lasciato. Purtroppo il destino non ha voluto questo, però ragazzi, delle opere meravigliose che aiutano a guardarsi anche dentro, comunque, e guardare dentro anche i sentimenti, la crescita emotiva nostra, personale, ma anche delle persone che ci circondano, in particolar modo giovani, figli, nipoti, persone che magari abbiamo conosciuto da poco. Insomma, ne vale la pena. Voi sapete che comunque io sponsorizzo tantissimo, l'ho sempre amata, ovviamente, fa parte sempre della mia vita. Io ogni tanto vado sempre a ripescare, a rileggere dei suoi romanzi. Non mi stanca mai, ragazzi. È veramente un rifugio per l'anima, Jane Austen. Allora, e a proposito appunto dei suoi meravigliosi romanzi, quindi quest'oggi parliamo d'amore, ovviamente, dato che la primavera è alle porte, quindi parliamo un po' anche di che cosa questa primavera ovviamente vi regalerà in amore. Questo a prescindere che voi abbiate o meno una storia, che stiate vivendo una storia con una persona impegnata, piuttosto che siate single. Cerchiamo di capire ovviamente che cosa accadrà, quali sorprese anche, quali novità, qualche ritorno, piuttosto che appunto nuove conoscenze, vi riserva appunto la primavera. Quest'oggi utilizzerò un metodo straconosciuto, già usatissimo sul canale, da un po' di tempo che non utilizzavo questo metodo, ovviamente il metodo della croce celtica, estremamente quindi dettagliato. Ci saranno molte carte sul tavolo di stesa e diverse anche posizioni, d'accordo? Quindi si partirà dal passato per arrivare al presente e poi chiaramente il futuro, d'accordo? Direi dunque che possiamo iniziare a mescolare il mazzo dei Genustin Tarot e affidiamoci come sempre al principio di sincronicità. Vediamo un po'.
Perfetto. Dunque, come sempre, allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo e qui, come potete vedere, abbiamo la nostra modalità di stesa, quindi metodo della croce celtica, tutte queste carte, varie posizioni, una più importante dell'altra, ragazzi, per quanto riguarda la croce celtica. Voi sapete che secondo, ecco, la modalità che utilizzo io, perché ovviamente ce ne sono diverse di varianti, permette ovviamente di affrontare anche a livello temporale in maniera un po' più precisa il futuro, di conseguenza il futuro breve entro 15 giorni, il futuro entro 3 mesi, il futuro entro 6 mesi. Ma affrontiamo carta per carta, quindi carta centrale, il presente della situazione, posizione obliqua invece appunto cosa c'è che non va, diciamo un po', ecco, gli ostacoli, cosa si mette proprio per traverso nella vostra vita, le influenze negative di questo momento da un punto di vista sentimentale. In posizione alta, quindi terza carta, a mio avviso fondamentale, la carta della meta, quindi fondamentalmente il vostro percorso karmico, che cosa ancora vi riserva, ciò che ovviamente vi aspetta, a cui tendete per percorso karmico, quindi diciamo un po' anche il percorso destinale, se così vogliamo, di ciascuno di noi. Quarta carta è il passato. Quinta carta, come vi dicevo prima, il futuro entro i prossimi 15 giorni, quindi futuro a breve. Quest'altra posizione, il futuro più prossimo, ma comunque entro i prossimi 3 mesi. Ultime 4 carte importanti perché in questa posizione abbiamo il potere vostro sull'ambiente, cioè come potete influenzare il vostro futuro. Terz'ultima carta, invece, come l'ambiente, chi o cosa in qualche modo può, diciamo, influenzare voi, positivo e negativo ovviamente. Penultima carta, nona carta, lo stato d'animo, quello che ha caratterizzato, caratterizza e caratterizzerà il vostro futuro sentimentale. Decima ed ultima carta, ovviamente, il risultato finale, quindi grosso modo entro i prossimi 6 mesi. Iniziamo dunque dalla posizione centrale, quindi la situazione, se riesco a prenderla, ovviamente, nel presente. Allora, e qui abbiamo il 3 di coppe, ok. Carta del 3 di coppe parla di o una triangolazione, quindi per chiunque abbia una storia con una persona impegnata, o voi impegnate, non per forza l'altra persona, anche voi possiate essere in qualche modo appunto, ecco, impegnate in, diciamo, situazioni appunto di triangolazioni, quindi vi piace una persona impegnata oppure voi piacete a una persona impegnata. Comunque voi da impegnate appunto avete questa liaison con una persona, con un'altra persona, quindi una terza figura. Quindi è una carta che parla sempre, 3 di coppe, di una terza figura all'interno di un rapporto già esistente. Quindi voi potreste essere la terza figura, oppure nel vostro rapporto, ahimè, di coppia, può essersi inserita una terza figura. Quindi potreste aver scoperto un tradimento, oppure potreste, ecco, diciamo, avere dei dubbi in riferimento alla fedeltà del vostro compagno. Oppure, ripeto, siete comunque impegnate in una triangolazione, quindi diciamo in un rapporto con una persona che è impegnata, oppure appunto voi da impegnate. Fatto sta che qui ci sono, come tipico del 3 di coppe, più persone, ok, sulla scena sentimentale. Però questa carta potrebbe anche rappresentare una condizione, a mio avviso, favorevole, cioè voi potreste essere contese appunto, quindi piacere
a due persone, oppure potreste essere indecise tra due persone, se frequentare una persona piuttosto che un'altra, oppure per esempio, diciamo ecco, ancora impelagate in situazioni del passato che non vi permettono magari di andare avanti, di godere, diciamo ecco, di situazioni nuove del presente. Quindi comunque Tre di Coppe parla di una situazione un po' affollata, ragazzi, quindi non di una situazione del tutto pacifica. Tre di Coppe è una carta, sì, d'accordo, che può parlare anche di divertimenti da un punto di vista fisico ed erotico, però è anche vero che è una carta comunque che parla di tante persone, quindi di più presenze che possono causare ovviamente confusione, ragazzi, eh. Quindi in caso voi siate impegnate, questa altra persona sicuramente vi sta creando delle difficoltà, sta mettendo in dubbio il vostro rapporto. In caso voi siate impegnate in una storia clandestina con una persona che invece è impegnata, chiaramente la compagna ufficiale vi sta infastidendo la presenza di quest'altra donna o comunque di quest'altra persona. La carta del Tre di Coppe, in caso comunque voi siate assolutamente single e abbiate conosciuto o riceviate una corte, il corteggiamento da parte di due persone, ecco, sicuramente in questo momento fate fatica a scegliere. In caso, per esempio, ci siano persone del passato che continuano imperterrite a tornare, ecco, questi ritorni vi confondono. Quindi è una carta, d'accordo, ripeto, positiva, che può parlare di fascinazione, appunto, di corteggiamento, di situazioni che apparentemente possono far piacere, ma che comunque creano della confusione. E sicuramente, diciamo, dubbi, rapporti non puliti, dubbi anche proprio sulla fedeltà di una persona che magari si sta frequentando, cioè voi potreste dubitare della serietà di una determinata persona. Quindi sicuramente una carta che parla di una situazione ovviamente non chiara. Come tutte le situazioni non chiare, è normale che comunque impensieriscano, che diano fastidio, che creino anche della frustrazione. Quindi sicuramente una carta che parla di non serenità. Quindi ci va un po' anche a confermare, diciamo, il titolo della stesa. Quindi comunque delle difficoltà dovute proprio comunque sempre alla situazione un po' affollata, cioè alla presenza di una persona o di più persone che ecco non facilitano la vostra vita sentimentale oppure non facilitano le vostre scelte, d'accordo? Quindi è un momento un po' di confusione. Vediamo in però effettiva posizione obliqua, seconda posizione, che cosa effettivamente vi crea appunto dei pensieri. Allora, qui abbiamo la carta dell'eremita. Ragazzi, la carta dell'eremita è una carta che parla di lentezza, è una carta che parla di situazioni ovviamente che, come tipico dell'eremita, vi impensieriscono, vi portano a riflettere troppo, ad agire chiaramente anche troppo poco, perché l'eremita pensa tanto ma agisce poco, e a vedere le situazioni con poca lucidità e chiarezza, perché questa è una carta in posizione di ostacolo, quindi diciamo è come se fosse vista al rovescio, d'accordo? Quindi tutte le caratteristiche positive dell'eremita vengono ribaltate, ok? Quindi l'eremita rappresenta la razionalità, il vederci chiaro, comunque essere lucidi, no? Nelle scelte, nelle decisioni. Ecco, qui siamo proprio all'opposto, quindi il non vederci chiaro, quindi non riuscire ovviamente anche a decidere, a scegliere, a decifrare anche dei comportamenti di un'altra persona, cioè voi potreste essere effettivamente in difficoltà nello scegliere anche proprio la strada più giusta per voi, anche se per esempio continuare o meno una storia, una frequentazione, anche in caso siate impegnati in una storia clandestina, evidentemente questa situazione non vi soddisfa più, siete stanche e quindi, come è chiaro, state iniziando un po' a cercare di guardare altrove o comunque state cercando di capire bene come la situazione possa ovviamente procedere e proseguire. Quindi comunque una carta che parla di
qualche riflessione di troppo, di una situazione di stagnazione, vedete, di fermo, di un dover star per forza fermi, no? A pensare, a riflettere. E soprattutto, ragazze mie, la carta dell'eremita è una carta che parla di insoddisfazione anche fisica, perché l'eremita rappresenta l'ascetismo, quindi sentimenti platonici, comunque qualcosa, ecco, magari anche di agito, ma comunque di non del tutto concreto, concretizzabile. Quindi ovviamente la carta dell'eremita è una carta molto bella, in accezione positiva, perché parla comunque di un percorso che viene illuminato dalla ragione, in questo caso invece assolutamente no. Quindi i sentimenti in questo caso stanno prendendo le emozioni il sopravvento e quindi fate fatica anche a guardare al vostro futuro, al vostro progetto futuro. È come se in questo momento stiate abbandonando dei progetti futuri, anche in riferimento a una storia, a una persona, a una conoscenza, cioè vi ha proprio deluso questa situazione o queste situazioni. Di conseguenza è come se in questo momento non vediate appunto una strada illuminata, quindi vediate, diciamo, ecco, tutto nero, c'è una situazione comunque di negatività che vi ha deluso, frustrazione in riferimento proprio all'andamento delle cose e delle situazioni. D'accordo? Quindi comunque l'eremita è una carta molto in questo caso difficile da viversi, perché non parla di azione, ma parla di un momento di immobilismo. Quindi voi vorreste qualcosa in più, vorreste più gratificazioni, più prove concrete, pratiche delle scelte, delle decisioni, magari anche da parte dell'altra persona, che però tardano ad arrivare, non arrivano. D'accordo? Quindi questa persona potrebbe avervi deluso, queste persone potrebbero avervi deluso, le persone del passato, quindi state facendo un po' fatica. Poi ripeto, anche da un punto di vista erotico è una carta che parla di un non essere ovviamente soddisfatte, eccessiva freddezza, cioè voi avreste bisogno di un abbraccio in più, di una carezza in più, quella dimostrazione in più, pratica, concreta, ok? Ecco che cosa vi manca, perché l'eremita parla di freddezza, parla appunto di lontananza, di ascetismo, di troppe riflessioni, sì, che vanno bene fino a un certo punto, però, perché poi abbiamo bisogno di fatti, non parole, non pensieri, progetti campati in aria, ma di qualcosa di concreto, di pratico che si possa realizzare. È questo che vi manca, la concretezza. Qui la gente pensa troppo, agisce troppo poco, è troppo fredda, è troppo distante. Persone che non agiscono appunto in maniera lucida, che non pensano prima di agire, a cui non importa di ferire una persona e parlano, agiscono come se non ci fosse un domani, cioè proprio anche una mancanza di rispetto, d'accordo? Quindi è questo il problema, l'egoismo, perché l'eremita rappresenta il vecchio burbero, che in accezione negativa è un uomo particolarmente appunto freddo, anche a volte misogino, cioè una persona che comunque non riesce a dare spazio ad un'altra persona, un individuo giudicante, un individuo che pensa che tutto debba comunque sempre ruotare attorno a lui in maniera appunto fortemente egoistica, quindi anche prepotente, una persona anche a volte appunto aggressiva verbalmente, quindi che non vi dà quello di cui voi avete bisogno, quindi amore, vicinanza, contatto pratico. Ok, quindi una presa di posizione coraggiosa, qui manca il coraggio, manca proprio la voglia di andare avanti, di progettare, di tirarsi sulle maniche. Ok, quindi sono tutte queste le situazioni che vi infastidiscono, come darvi torto. È normale che queste cose diano fastidio, ci sta assolutamente. Vediamo ragazzi ora invece in posizione alta che cosa il karma ha in serbo per voi, cerchiamo appunto di capire che cosa vi attende. Allora, qui abbiamo una carta bella perché abbiamo il 3 di bastoni. 3 di bastoni, che è una carta, vedete, che parla di chi sta aspettando il momento giusto per vivere una determinata situazione, per evolvere, perché è una carta di grado terzo, quindi che parla di un'evoluzione molto importante,
un'evoluzione che porterà appunto ai bastoni, quindi al fuoco, alla passione, alla concretezza, perché appunto le carte di bastoni rappresentano questo, d'accordo? Quindi la concretezza. Ecco, questa concretezza voi finalmente l'avrete, cioè nel senso è una carta che parla di... Ragazzi, adesso ancora un po' di attesa, perché il 3 di bastoni lo sapete che è una carta che parla di attesa, ma un'attesa fruttuosa, perché, ripeto, è una carta di grado terzo, quindi che parla comunque di un aspettare, ma non vano. Cioè voi andrete sicuramente ad ottenere tutto ciò che vorrete, i vostri sogni si realizzeranno, dovendo però chiaramente aspettare un po' di tempo, ma è un 3 di bastoni. Ok, quindi non stiamo parlando di decenni, ok? Stiamo parlando comunque di mesi, qualche mesetto, qualche settimana in più rispetto al voluto, rispetto al dovuto, rispetto al previsto, ma non stiamo parlando di situazioni che evolvono fra 10 anni, d'accordo? Situazioni positive. Quindi 3 di bastoni, ripeto, un'evoluzione molto bella, un'evoluzione molto positiva che vi porterà appunto ai bastoni, quindi ripeto comunque al desiderio fisico, comunque all'unione, ad una storia e alla risoluzione di una triangolazione, perché è una carta di grado terzo, quindi in caso voi siate impegnate comunque in una storia con una persona ovviamente impegnata, potrebbe sicuramente questa persona arrivare ad un dunque, quindi scegliere, decidere. In caso anche voi siate impegnate, potreste arrivare ad una scelta, ad una decisione, comunque mettere un punto ad una situazione che vi sta tanto a cuore o vi infastidisce, come abbiamo visto sino ad ora. Quindi finalmente le lunghe tempistiche dell'eremita verranno sveltite, ripeto, c'è soltanto ancora un po' di attesa, ok? Però non è un'attesa decennale, per poi invece arrivare finalmente al dunque. Quindi sicuramente qui ci sono, ecco, dei nuovi progetti, c'è l'arrivo di qualcosa di nuovo e anche di importante, perché il 3 di bastoni parla sicuramente anche dell'arrivo di qualcosa di nuovo, oppure del ritorno di qualcosa dal passato, perché tutto può tornare, può arrivare qualcosa di nuovo, ma può tornare anche qualcosa dal passato. Sempre qualcosa di positivo però, cioè qualcosa che vi renderà felici, cioè voi avrete le vostre soddisfazioni, anche in caso vi ritorni un ex sarete sicuramente contenti ovviamente e felici, d'accordo? Quindi si tratta soltanto di avere ancora un po' di pazienza, lo so che chiaramente quando le situazioni non sono facili è normale avere comunque anche difficoltà nell'accettare determinate tempistiche, però vi ripeto, sicuramente è una carta che parla di grandi opportunità che andranno a manifestarsi, di nuove imprese, quindi una storia che ovviamente nascerà e un grande potenziale. Quindi successo pieno. Ripeto, l'unico neo è un po' di attesa, perché come diciamo definizione classica, ahimè, il 3 di bastoni è una carta proprio dell'attesa, ma ripeto, non di un'attesa infruttuosa, quindi attenderete per avere comunque i vostri risultati, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla di grande trionfo, Quindi ragazzi, ovviamente qui abbiamo già il karma che vi sta dando un'ottima notizia, perché questa è una posizione molto importante, cioè in caso in questa posizione venga estratta una carta bruttina, ecco, si doveva riflettere sul percorso karmico che poteva attendervi, no? Quindi un percorso difficile, costellato da cicli ancora da chiudersi, in questo caso qui tutto a venire, quindi ovviamente un ciclo che già si andrà a chiudere senza particolari sforzi e che vedrà per voi chiaramente un grande successo, d'accordo? Quindi è una carta molto bella e importante soprattutto nella posizione in cui è stata estratta. Quindi il karma vi sta dicendo state tranquilli, c'è solo un po' di attesa, ripeto, so che le tempistiche possono essere comunque pesanti, ma sicuramente la situazione andrà a migliorare, d'accordo? Quindi avrete tutte le risposte di cui avrete bisogno, farete delle scelte o comunque le persone legate a voi faranno delle scelte, ovviamente a vostro favore. Si tratta solo di dover, ripeto, aspettare del tempo, non tanto però, d'accordo? Perché non è la carta della giustizia, della temperanza,
Qui stiamo parlando di situazioni che comunque vedono un'evoluzione molto positiva, ripeto, comunque entro qualche settimana, qualche mesetto al massimo, d'accordo? Quindi si prospetta già bello ovviamente il periodo primaverile, d'accordo? Vediamo ragazzi in quarta posizione il passato e qui abbiamo un'altra carta di bastoni e il 7 di bastoni. Vedete? Qualche litigio, dissapori, quindi situazioni, ecco, particolarmente fastidiose, qualche prurito di troppo, ma lo abbiamo detto già all'inizio con questo 3 di coppe, quindi il terzo incomodo, comunque una persona in più, non è sempre bello averla, diciamo, in ambito sentimentale, soprattutto quando si subisce questa terza presenza. Quindi sicuramente o qualcuno si è inserito nell'ambito del vostro rapporto, perché ora spiega questo 3 di coppe, quindi potreste essere state tradite, lasciate comunque per un'altra persona, oppure, diciamo, ecco, in questo caso la terza persona, quindi la moglie, la compagna ufficiale dell'uomo che state frequentando in segreto, potrebbe avervi creato qualche noia, qualche difficoltà, o perché sa di voi, oppure perché potrebbe averlo scoperto, oppure perché semplicemente ecco, è una donna particolarmente, vedete, rancorosa, rabbiosa, molto legata magari all'uomo che ha al proprio fianco, non per amore ma per senso del possesso, come tipico del 7 di bastoni. Quindi comunque delle situazioni diciamo ecco pesanti che vi hanno portato a dovervi confrontare a volte anche in maniera molto dura, vedete, rigida, difendendo i vostri confini. Quindi sicuramente il vostro passato è stato caratterizzato appunto da qualche litigio di troppo, dalla presenza, diciamo ecco, magari di qualche persona in più che potrebbe avervi infastidito non poco. Chiaro che potreste aver accumulato rancore, rabbia nei confronti di persone e di situazioni. Ecco perché la poca lucidità dell'eremita. Quindi qualcosa ha iniziato in passato a darvi veramente fastidio ed ora sta sfociando in questa situazione di frustrazione. Quindi qualche battibecco, qualche litigio di troppo, situazioni di nervosismo che ad oggi vi pesano sul cuore e sull'anima, perché questo è il problema col 7 di bastoni, il rancore, la rabbia che è rimasta sopita nei confronti di situazioni che non sono andate come voi avreste meritato e desiderato, sogni infranti, a causa, vedete però sempre, non vostra, ma di persone accanto a voi o accanto alla persona che avete frequentato o frequentate che vi hanno veramente messo i bastoni fra le ruote. Questi sono proprio i classici, ragazzi, bastoni fra le ruote, da parte di persone poco amichevoli, diciamo così, per aver dovuto ecco, difendere voi stessi e i vostri confini. Evidentemente qui qualcuno è andato un po' troppo oltre. Quindi nervosismo, rancore, rabbia, qualche litigio di troppo, qualche delusione di troppo, anche un po' situazioni ecco, accese, no? Di diverbio, comunque scontri che o avete subito, di cui avete, ahimè, spero di no, però magari preso parte. Caos, 7 di bastone è una carta in accezione negativa che parla proprio di caos, Non vi preoccupate però, guardate sempre al positivo, io lo dico sempre ragazzi, guardate al positivo. Qui cosa avete? Il karma, di cosa vi sta parlando? 3 di bastoni, si risolverà, ok? Guardiamo al karma. Quinta posizione, prossimi 15 giorni, quindi che cosa vi aspetto? Ragazze mie, cosa fate? Allora, il diavoletto, però, qui passiamo da una situazione di insoddisfazione, insomma, il diavolo, non so, è una carta che parla di insoddisfazione, però, brave, allora, il diavoletto è una carta che parla di incontri, parla di, vedete, situazioni comunque molto pepate, di qualcosa che partirà
dal corpo, diciamo, forti desideri che vedranno voi o l'altra persona o una delle, ecco, persone coinvolte in questa situazione, ecco, desiderosi, e quindi un po' tutti i soggetti di questa stesa, desiderosi appunto di, come dire, mettere in pratica, concretizzare sogni e desideri. Quindi la carta del diavolo è una carta che parla di comunque una situazione da un punto di vista fisico pienamente soddisfacente, quindi una situazione molto bella, una situazione che sicuramente vi farà sentire appagate, desiderate, cercate, volute, appetibili, belle. Una situazione, un incontro, anche più di uno, perché il diavolo parla anche di più incontri, che vi riempiranno sicuramente di gioia e di appagamento da un punto di vista pratico e fisico. Il diavolo parla quindi di passioni irrefrenabili, parla di situazioni fuori controllo ma in maniera positiva, da un punto di vista appunto erotico e sessuale. Quindi in caso voi siate single, aspettatevi un incontro, un invito e quindi con un dopo cena pazzesco con una di queste persone che magari vi corteggiano. In caso siate impegnate appunto in una storia clandestina o voi siate impegnate, aspettatevi, ecco, un incontro molto bello, pepato con la persona del cuore. Questa persona farà di tutto per superare ostacoli, barriere, quindi anche eventuali compagne, ecco, in giro, controllano, spiano, eccetera. Ce la farà assolutamente e lo farà con grande astuzia, spinto, diciamo così, proprio dalla voglia, dal desiderio, ragazzi, perché la carta del diavolo parla del desiderio, non parla tanto di sentimenti, cioè quello che porterà questa persona o voi a sbloccare questa situazione sarà l'erotismo, la voglia, il desiderio di appagamento da un punto di vista pratico ed erotico. Quindi sicuramente vivrete, diciamo, i prossimi 15-20 giorni, le prossime settimane, ecco, in maniera molto sentita da un punto di vista proprio pratico. Deciderete anche voi, secondo me, di mettere comunque da parte il sentimentalismo ed eventualmente anche i sentimenti, appunto, e le emozioni per una determinata persona, proprio perché evidentemente deciderete anche di liberarvi da vecchie catene, per esempio le catene del romanticismo, appunto, del sentimentalismo, che potrebbero avervi portato magari a fare progetti, castelli in aria, in riferimento a situazioni che poi vi hanno deluso. Ecco, in maniera molto egoistica, ma secondo me positiva, deciderete quindi di vivervi le situazioni, ma solo da un punto di vista fisico, senza investirci troppo da un punto di vista sentimentale, per non esserne poi più deluse. Secondo me è la situazione migliore, quindi andrete anche a proprio vivere le situazioni in maniera molto più, ripeto, egoistica, pratica, ma che vi farà più bene. Quindi è una carta che parla di chi andrà proprio a cambiare in maniera anche molto drastica e repentina, perché il diavolo parla di situazioni appunto repentine e veloci, comportamenti che sino ad ora sono stati negativi, che non vi hanno portato a godere di determinati momenti. Quindi è una carta che parla di astuzia, di scaltrezza, ripeto, anche del rischio, perché effettivamente, ragazzi, la carta del diavolo parla del rischio, il rischio per esempio anche di essere scoperte in caso voi siate impegnate, oppure anche in caso l'altra persona sia impegnata. Quindi comunque è una situazione di rischio, quindi attenzione, occhio, in caso non vogliate che la vostra tresca venga in qualche modo alla luce. Comunque, ripeto, è una carta che parla di tentazioni, è una carta che parla di chi si lancia a capofitto in una determinata situazione senza valutare tanto bene i pro e i contro. Il diavolo è l'anti-eremita, quindi qui non c'è ragione nel diavolo, non c'è un fermarsi a pensare, si agisce e basta col diavolo. Quindi
il desiderio, la voglia, soverchieranno qualsiasi cosa, quindi qualsiasi moto di lucidità, agirete, punto. Dunque, è una carta che parla di situazioni erotiche, di sessualità vissuta bene, vi farà bene, quindi non vi creerà problemi, se non appunto questo piccolo rischio. Quindi, ripeto, sicuramente vi aspetta un periodo molto passionale, un periodo anche molto importante, ragazzi, della vita, perché il diavolo tra gli arcani maggiori ha un grosso peso, ovviamente, perché è una carta che parla di azioni volte al dare spazio alla passione e a ciò che per voi in quel momento sarà veramente importante. Quindi è una carta che rappresenta ostacoli, vedete, che vengono superati anche sino ad ora ritenuti insormontabili. Quindi è una carta che parla di temerarietà, ripeto, di coraggio portato alle estreme conseguenze, di incontri molto esaltanti e di rapporti molto intensi, molto focosi. Quindi di fascinazione, di attrazione fuori dagli schemi comuni. Quindi di situazioni che andranno comunque, se vogliamo, anche a cambiare buona parte del vostro sentire, del vostro vivere le situazioni. Cioè le vivrete, ripeto, forse in maniera più egoistica, sì, certo, ma comunque in maniera tale da soddisfarvi appieno. Quindi è comunque una carta molto importante, che parla di volontà indomita, di capacità, di furbizia, di scaltrezza, ripeto, di situazioni che comunque vanno a gonfie vele, supportate proprio da questo grande desiderio. Cioè voi vi sentirete attratte da una persona in particolare come non mai nella vostra vita. È una carta che parla di magnetismo, di energia che si sente, no? Che si può proprio toccare con mano. Ecco perché parla di azzardo, di rischio, di audacia, perché questa attrazione, questo istinto che vi condurrà verso questa persona sarà talmente forte che non riuscirete a dire di no. D'accordo? Quindi è una carta molto bella ed è una carta molto importante. In particolar modo è una carta legata allo Scorpione e al Capricorno, quindi chiunque abbia una storia, una frequentazione con una persona appartenente ad uno di questi due segni, o che ne abbia anche semplicemente l'ascendente, ecco, è fondamentale e sarà fondamentale per voi questo momento, questo periodo a venire, proprio perché ci saranno delle svolte importanti in questo rapporto, svolte che parlano soprattutto di sesso, di sessualità, che però a voi farà bene, questo sicuramente, con la carta del diavolo. Vediamo, ragazzi, invece ad un futuro un po' più in là, quindi nei prossimi 3 mesi, che cosa abbiamo? E qui abbiamo il 9 di spade, quindi evidentemente successivamente, diciamo, questo lasciarvi andare a questa grande passione potrebbe provocare in voi, ecco, vedete, delle preoccupazioni. Il 9 di spade è una carta che parla di preoccupazioni, che parla di ansie, diciamo, di piccoli momenti di ansia in riferimento a delle situazioni che per voi effettivamente ormai hanno preso il sopravvento. Quindi evidentemente questa grande passione con questa persona sarà talmente per voi importante, diventerà col tempo talmente importante da portarvi, ecco, ad avere qualche preoccupazione in riferimento a questa situazione. Quindi il 9 di spade parla di chi deve ovviamente portare a termine un compito, è un 9 di spade, quindi siamo quasi alla fine del ciclo karmico e che quindi in un momento di attesa, come appunto diceva il karma, ecco, per chiunque di voi in questo momento di attesa debba riflettere nuovamente,
fermarsi a riflettere, però questa volta per agire in maniera pratica. Quindi non parliamo più dell'immobilismo dell'eremita, ma di una realizzazione pratica ottenuta però con ferrea volontà. Quindi una carta che parla di chi dovrà impegnarsi molto per riuscire a dipanare questa matassa. Quindi in caso voi siate impegnate, questa passione vi porterà di fronte ad un bivio, è inevitabile. In caso voi stiate frequentando una persona impegnata, questa persona impegnata si troverà dinanzi ad un bivio, perché ovviamente si renderà conto che la situazione deve essere portata ad un punto, ad una conclusione, cioè qui bisogna effettuare una scelta. Questa persona lo sa e lo saprà. Quindi è una carta che parla di un momento importante di riflessione. In caso vi torni qualcuno dal passato che vi ha in qualche modo di nuovo, vedete, creato questo diavolo, quindi vi ha fatto rinascere, riprovare, risentire questa passione, questo grande desiderio, sicuramente da parte vostra ci sarà un momento di riflessione, però condotto ovviamente non all'immobilismo, come dicevo prima appunto dell'eremita, ma ad una presa di posizione. O vai o stai. Cosa ne facciamo di questa persona che torna dal passato? In caso voi abbiate il dubbio tra due persone, con questo diavolo e questo 9 di spade, sicuramente il dubbio non lo avrete più, perché sono due carte molto forti, molto importanti, che parlano della chiusura di un ciclo pesante, vedete, di insoddisfazione, del dover vivere le cose, vedete, anche di nascosto, per poter iniziare qualcosa di effettivamente molto più pratico. Però il 9 di spade ha una caratteristica importante, secondo me, da sottolineare. Non è una carta che parla di rivali o di nemici, è una carta che parla di preoccupazioni del tutto vostre, che non sempre trovano riscontro, ecco, nella realtà. Con questo non sto dicendo che impazzirete o che siete fuori di testa, per cui immaginate problemi che non ci sono. Assolutamente non sto dicendo questo, però evidentemente vi caricherete probabilmente di qualche preoccupazione di troppo, dicono gli arcani, che potreste anche non avere, d'accordo? Quindi evidentemente potreste vivere la situazione in maniera molto più tranquilla, perché non ci sono nemici, non ci sono problemi. È importante, ragazzi, sottolineare quanto l'8 di spade e il 9 di spade rappresentino delle preoccupazioni interiori del consultante che però non hanno riscontro con l'esterno. Quindi purtroppo in realtà, ripeto, qui non si sta parlando di chi impazzisce, ma di situazioni che obiettivamente devono essere in qualche modo, ecco, magari anche riviste grazie all'ausilio appunto della razionalità per cercare di calmarvi, di rasserenarvi. Ok, non c'è nulla di cui temere, ma si tratta semplicemente di decidere. Lo farete, sì, con ferrea volontà. Quindi il 9 di spade, ragazzi, è una carta che parla che segna il termine definitivo di un ciclo. Quindi qui qualcuno prenderà finalmente una decisione di fine proprio di un periodo che vi ha portato ad essere così esausti, no? Di una situazione che vi ha dato poco, per non dire quasi nulla. Quindi la fine di un periodo difficile. E voi ne uscirete, vedete, indenni da questo periodo, irto di sacrifici, anche di perdite, di delusioni. Non state a preoccuparvi più del dovuto, però. Questo è quello che questa, diciamo, ecco, carta vi porta a pensare, su cui dovreste proprio riflettere. Quindi cercate veramente di vedere la situazione con occhi più positivi, con un maggior ottimismo. Perché qui la situazione, come vuole il 3 di bastoni, si andrà a sistemare. Si tratta solo di attendere le tempistiche giuste, che ripeto non sono lunghissime, comunque di vivere le situazioni con meno ansia. Perché è importante da sottolineare quanto il 9 di spade e l'8 di spade non prevedano rivali. Non è il 7 di spade o il 5 di spade o il 10 di spade che parlano di una persona trafitta, ingannata. Qui parliamo di preoccupazioni vostre,
che potrebbero portarvi un po' di ansia, ma perché evidentemente vi renderete conto che ormai siete al giro di boa, ragazzi, che qui c'è un ciclo da chiudersi e lo andrete a chiudere, ovviamente, no? Con ferrea volontà e con forza. Io infatti vi invito a guardare bene questa carta, che secondo me è una rappresentazione molto intelligente. Vedete, questa ragazza sta sognando un incubo e si sta svegliando. Quindi il 9 di spade è una carta da viversi in maniera molto più positiva rispetto a quanto io ovviamente sento anche dire, cioè il 9 di spade è una carta che parla proprio di preoccupazioni infondate e del risveglio da un incubo mentale. Ripeto, questo non significa che voi siate folli, però potreste lasciarvi, diciamo, ecco, trasportare, no, da emozioni, sensazioni, pensieri negativi per nulla. Ricordate che il 9 di spade è la carta delle preoccupazioni infondate e del risveglio da un incubo. Ok, quindi è una carta molto più positiva di quanto si possa immaginare. Dunque, vediamo ragazzi in questa posizione appunto come voi potrete gestire appunto il vostro futuro e l'ambiente soprattutto che vi circonda. Qui abbiamo un 8 di denari. Allora, è una carta molto bella l'8 di denari che parla comunque di un lavorarci su, sempre in maniera molto positiva e ottimistica, proprio per riuscire in qualche modo a gestire, vedete, le tante situazioni che voi dovrete gestire. Cioè l'8 di denaro è una carta che parla proprio di chi dovrà impegnarsi molto, lo abbiamo detto col diavolo, lo abbiamo detto con il 9 di spade, lo abbiamo detto anche con il 3 di bastoni, quindi voi avrete proprio la necessità di lottare per ciò in cui credete. Però è una carta che parla di successo, quindi per voi il successo ci sarà, arriverà. Bisognerà però ovviamente, come sempre, impegnarsi molto, ma è un impegno che ovviamente porterà al successo. L'8 di denaro è una carta anche che parla di osservare bene, di studiare bene le situazioni. Quindi non lasciatevi prendere soltanto dalla passione o comunque anche dal, diciamo, sentimentalismo. Cercate invece di analizzare in maniera più lucida le situazioni proprio per cercare di capire effettivamente i pro e i contro di una determinata faccenda, di una determinata persona, di una determinata conoscenza, anche eventualmente per preoccuparsi di meno. Perché evidentemente l'8 di denari parla di chi avrà bisogno, nel vostro caso, di maggiori informazioni per vederci più chiaro in una determinata situazione. È come se ad oggi vi manchino ancora, diciamo, delle piccole parti del disegno, della struttura generale. È come se vi manchino dei pezzi del puzzle. Ecco, ottenendoli riuscirete ad avere un quadro più chiaro della situazione, quindi ad arrivare al successo e a gestire emotivamente meglio questa situazione. Perché è una carta, ripeto, che parla comunque di successo, cioè voi arriverete al successo. Però è chiaro che è una carta che parla comunque di situazioni che devono essere vissute con chiaramente maggior lucidità, studiando bene le situazioni, cioè non si può lasciare nulla al caso, quindi informatevi, chiedete informazioni, prendete informazioni, perché evidentemente vi manca ancora quell'informazione in più per scegliere, per decidere, per chiudere questo ciclo. E anche ovviamente per risentirne di meno, ragazzi. Quindi è una carta che vi invita a studiare, ad impegnarvi, vedete, in più situazioni per cercare proprio di dipanare proprio questa matassa, la matassa del dubbio. Perché qui sarete messi di fronte a delle scelte importanti, ragazzi? Questo sicuramente, Vediamo ora in questa posizione, quindi terzultima posizione, cerchiamo appunto di capire, vediamo se riesco a mettere bene la carta.
Ecco, come invece l'ambiente può in qualche modo creare a voi o difficoltà o momenti di piacere? No, direi momenti di difficoltà. Qui abbiamo la torre, quindi sicuramente, ahimè, è una carta che parla di situazioni difficili, chiaramente ancora da viversi, situazioni che richiederanno, ecco appunto, il massimo della lucidità, persone che, vedete, litigi che vi metteranno i bastoni fra le ruote. Quindi, ragazzi, sicuramente è una carta che parla di situazioni che includeranno comunque ancora da parte vostra un doverci lavorare su rispetto a determinate situazioni, cioè per voi sarà chiaramente importante comunque, diciamo, ecco, prendere una posizione in maniera netta, decisa, seria e severa, come tipico della torre, senza tergiversare, quindi è una situazione da non procrastinare troppo, quindi decisioni da prendersi, persone da affrontare di petto, proprio per evitare che poi le situazioni degenerino, come tipico della torre. Perché è una carta che parla comunque di nemici, è una carta che parla comunque di rivali, è una carta che parla di persone che potrebbero tentare in qualche modo di avversare, diciamo, il vostro futuro o comunque ecco, di rendere la situazione un po' più difficile di quanto potrebbe essere. Quindi è una carta che parla di avversari, d'accordo? Comunque, ripeto, il successo a voi c'è, quindi arriverà per voi questo successo, però è chiaro che qui comunque parliamo di persone e situazioni che comunque devono essere tenute un po', ecco, sotto controllo. La torre può parlare di litigi, può parlare di scoperta improvvisa di un tradimento. Ve lo dicevo con il diavolo, attenzione, perché qui, per esempio, in caso voi siate impegnate, il compagno, il vostro compagno ufficiale potrebbe scoprire in maniera anche traumatica i vostri tradimenti. La torre è una carta che parla, per esempio, in caso stiate frequentando una persona impegnata, del tradimento di questa persona con voi, quindi la moglie, per esempio, la compagna potrebbe scoprire la vostra identità. Quindi cercate di prestare attenzione perché comunque è una carta che parla di situazioni che potrebbero capitare di improvviso, perché la torre parla di situazioni improvvise, imprevedibili, dell'imprevisto, che potrebbe, diciamo, in qualche modo, ecco, causarvi qualche problema di troppo. È chiaro che la carta della torre comunque è una carta che parla, ripeto, comunque di situazioni che devono essere tenute sotto controllo a causa di queste presenze, ripeto, non positive, quindi rivali, invidiosi, nemici, quindi persone da affrontare, ragazzi, con coraggio, di petto, rimettendole al loro posto. Quindi in caso ci siano pettegoli, pettegolezzi, rimettete queste persone al loro posto. Quindi cercate, dicono le carte, di evitare che queste persone possano, diciamo, in qualche modo intralciare i vostri piani. Voi ce la farete assolutamente, questo sicuramente, cioè per voi non sarà un problema, è semplicemente un avvisarvi del fatto che potrebbe esserci magari, ecco, quell'inghippo in più, quel rivale in più, quella rivale in più, da mettere al suo posto, da sistemare, ma ovviamente ce la farete assolutamente perché qui più volte vi ho parlato del vostro successo. Quindi sicuramente per voi non sarà un problema, d'accordo? Però comunque ecco, attenzione a degli imprevisti, a qualcosa di imprevedibile che potrebbe accadere, cogliervi magari di sorpresa. Quindi questo azzardo che avevo visto con il diavolo potrebbe concretizzarsi, d'accordo? Quindi prestare semplicemente attenzione a questo. Vediamo, ragazzi, invece in penultima posizione che cosa abbiamo, cioè effettivamente ecco il vostro stato d'animo. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'asso di denari. Allora, sicuramente non vi vedo in particolare difficoltà dopo questo 9 di spade, evidentemente voi riuscirete a trovare una quadra, a trovare la lucidità giusta per portare avanti la situazione, nulla vi fermerà, voi farete proprio un baffo a questa torre, meno male, quindi riuscirete evidentemente a gestire la situazione nel miglior modo possibile.
L'asso di denari parla di chi vuole raggiungere un obiettivo, quindi ovviamente cercherete di far di tutto pur di arrivare alla meta, questa meta, quindi al raggiungimento del vostro obiettivo. È una carta anche che parla di ottime notizie. Di solito appunto gli assi rappresentano delle notizie, di denari, ottime notizie in ambito economico. È una carta, ragazzi, che parla di praticità, di manifestazione, anche di fortuna. È una carta che parla di fisicità, perché denari, quindi voi godrete anche di una forma anche fisica e di grande energia rispetto, vedete, anche a queste situazioni del passato. Ed è una carta che parla di manifestazione dei propri desideri che prenderanno corpo. D'accordo? Quindi è una carta molto bella, che parla proprio di chi riesce e riuscirà ad ottenere ciò che vuole. E sarà proprio il vostro modo di agire, di vivere queste situazioni, che vi porterà ad ottenere ciò di cui avete bisogno. Perché l'asso di denari è una carta che parla di, diciamo, fortuna, che però aiuta gli audaci. Quindi agendo in maniera forte, coraggiosa, bloccando queste situazioni, diciamo, impreviste, queste persone in opposizione e studiando bene la situazione, agendo con lucidità, riuscirete ovviamente ad ottenere ciò che vorrete. Io vi vedo veramente con un animo molto propositivo, e anche molto più ottimista rispetto ai prossimi mesi, alle prossime settimane. Cioè evidentemente col passare del tempo acquisirete molta più fiducia in voi e vi libererete da queste paure, da queste ansie. Riuscirete a percorrere quindi la strada più giusta per voi, che vi farà star bene. Perché ripeto, io vi vedo star bene. L'asso di denaro è una carta molto bella, che parla di manifestazione dei desideri. Quindi voi riuscirete ad ottenere tutto ciò di cui avrete bisogno. Grazie a questo atteggiamento, è forte, propositivo, coraggioso. Vi sentirete bene anche fisicamente parlando. Quindi è una carta molto bella ed è una carta veramente molto positiva. Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione, appunto che cosa abbiamo. Vediamo un po' che cosa ovviamente riserva il futuro, chiaramente un po' più in là. E qui abbiamo il paggio, il paggetto, in questo caso la fanciulla ovviamente, di denari. Una carta molto bella, perché è una carta che parla di notizie, di pragmatismo, di situazioni molto belle, eccitanti, perché parliamo pur sempre di denari, di corteggiatori, uno in particolare, con il quale evidentemente appunto poi voi inizierete comunque questa storia prevista anche dal 3 di bastoni. Quindi i sensi avranno la maggiore sicuramente in questa stesa, ricorre molto spesso la tematica della sessualità. Lo abbiamo visto con il 3 di bastoni, con il diavolo, e ora lo vediamo appunto con il paggio di denari e l'asso di denari. Quindi ripeto, sicuramente qui avrete qualcuno di particolarmente interessato a voi. Il fante di denari parla anche di una persona giovane, potrebbe essere più giovane di voi, o comunque una persona molto giovanile. Denari, quindi segno di terra, quindi Vergine, Capricorno, Toro, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni di terra nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Luna, Venere, Mercurio e Marte. Quindi comunque una persona pratica, ok, parliamo di terra, quindi una persona pratica, godereccia,
che quindi ama vivere la sessualità accesa e che si farà avanti, anche con un piccolo gesto, perché pur sempre comunque un paggio, quindi magari un dono, una piccola azione, che però ovviamente poi porterà allo sviluppo di qualcosa di molto più importante. Lo abbiamo visto con questo 3 di bastoni. Chiaro, ragazzi, che quindi è una carta molto bella, che parla comunque di un corteggiatore sentito, a cui voi piacete molto, una persona che non viene a far parte della vostra vita per imbrogliarvi o per prendervi in giro, quindi una persona comunque pulita, perché i paggi parlano comunque sempre di una persona onesta, che vi porterà novità però, una ventata d'aria fresca. Quindi il paggio parla di chi arriverà nella vostra vita per, diciamo, aiutarvi ad uscire da situazioni pesanti e che quindi vi porterà grandi novità. Parla questa carta di un paggio, quindi di piccoli gesti, un po' alla volta, ma comunque qui ci sarà una svolta importante. Una persona furba, intelligente, che sa ben gestire la situazione, una persona che sarà subito attratta da voi, interessata a voi, che avrà molto entusiasmo, voglia di fare, di concretizzare e che quindi porterà allo sviluppo tra di voi di qualcosa di importante. Inizialmente è una storia basata sulla sessualità, perché è un paggio di denari. Quindi una persona inizialmente molto attratta, che cercherà da voi questo in particolar modo, ma che sarà solo l'inizio di un qualcosa di nuovo che potrebbe diventare ancora più importante. Quindi qui c'è una novità importante nel vostro futuro. Questa è la posizione che riguarda ovviamente entro i prossimi 6 mesi. Quindi, in caso voi siate single, qui c'è l'arrivo di una persona nuova. In caso stiate aspettando il ritorno, questo ritorno c'è perché è una carta che parla di comunicazioni. In caso stiate aspettando una scelta da parte di una persona impegnata, questa persona inizierà finalmente ad agire, a prendere in mano la situazione e quindi vi porterà notizie pratiche, perché parliamo di denari, quindi notizie pratiche circa anche il suo futuro economico-finanziario, quindi in caso abbia problematiche ad oggi economico-finanziarie che gli impediscono di fare una scelta, la situazione migliorerà, quindi questa persona ve ne darà notizie. In caso, per esempio, voi siate impegnate, ragazzi, io già dall'inizio della stesa vi vedevo comunque pronti ad una scelta e voi arriverete ad una scelta, ve lo dicevo già con questo 9 di spade, d'accordo? Quindi qui sicuramente arriverete ad un dunque e sicuramente cercherete di ovviamente dipanare qualsiasi dubbio o matassa per effettuare la scelta giusta che porterà a voi felicità. Cioè, diciamo che in futuro non guarderete più in faccia niente a nessuno, ma a mio avviso farete bene, perché qui partiamo comunque da una situazione di inganno, di litigi, comunque di insoddisfazione e di frustrazione. Ecco, in futuro deciderete finalmente di pensare unicamente a voi stessi, a voi stesse, d'accordo? E ce la farete? Sì, assolutamente sì, grazie o a questa new entry, quindi una situazione molto positiva, oppure grazie comunque a un ritorno dal passato o a una decisione che prenderà una persona che già state frequentando, una decisione che prenderete voi se ovviamente impegnate o impegnate, d'accordo? Quindi comunque il paggio di denaro è una carta molto bella che parla comunque di un corteggiatore serio, quindi qualcuno che vorrà far sul serio ovviamente con voi, una persona molto interessata a voi, in particolar modo attenzione appunto ai segni di terra, quindi comunque una persona pratica che agirà proprio per cercare di avervi semplicemente perché vi vuole questa persona, quindi vorrà abbattere qualsiasi problematica, paura e difficoltà. Quindi questa persona avrà progetti seri e costruttivi. Qui non parliamo più di sciocchini che amano perdere tempo. Qui parliamo di chi invece vuole e vorrà
iniziare veramente o portare avanti veramente in maniera costruttiva, ripeto, pratica, qualcosa con voi. Una persona attenta, una persona intelligente, una persona che sa fare anche bene i soldi, perché parliamo di denari, quindi una persona anche benestante, una persona che magari sta ancora studiando, si sta ancora formando, una persona impegnata, che ama lavorare, quindi non un nulla facente, una persona che vuole risolvere i suoi problemi. Ripeto, può essere una persona che torna dal passato, perché il fante di denari può essere proprio il messaggero che porta notizie da lontano. Quindi sicuramente una persona impetuosa, carica da un punto di vista erotico, a cui voi piacerete veramente molto. È chiaro che questa persona vi darà, ripeto, inizialmente un impatto fisico, ma essendo un paggio è una carta in evoluzione. D'accordo? Quindi ragazzi, sicuramente questo periodo primaverile, ripeto, partirà molto bene con questo bel demonietto, una situazione molto forte, molto positiva. Tra l'altro parlavamo di Scorpione e Capricorno, quindi vedete che ovviamente i segni di terra ritornano in maniera molto forte in questa stesa. Quindi, ripeto, grande erotismo, ecco, quello non vi mancherà, devo dire la verità, nell'immediato futuro, quindi questi incontri molto pepati, quindi anche addirittura azzardati come rischio, qualche preoccupazione in più, ripeto, nei mesi successivi, però preoccupazioni legate più a vostre paure che effettivamente, anzi direi unicamente a vostre paure, più che effettivamente a delle problematiche presenti. Ovviamente guardando un po' più in là nel futuro, sicuramente poi qualche ostacolo e rivale ci sarà con questa torre, il rischio anche di essere scoperti in caso stiate vivendo una situazione clandestina, ma con intelligenza e lucidità, come dicevo con l'8 di denari, con un atteggiamento propositivo e ottimistico anche nei confronti della vita, con questo asso di denari, arriverà questo meraviglioso paggio di denari che vi porterà, come vi ho elencato prima, in tutte le casistiche comunque, voi stiate eventualmente vivendo, perché è un interattivo, siamo in tanti, quindi sicuramente più casistiche, comunque successo. Quindi, da un punto di vista ovviamente prevalentemente pratico, perché parliamo comunque di un paggio di denari, quindi una primavera e anche oltre evidentemente, all'insegna della sessualità, dell'erotismo, del corteggiamento e di un ciclo che si deve assolutamente chiudere. D'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre, questo, ripeto, è un interattivo. In caso vogliate comunque delle informazioni più specifiche sulla vostra situazione, necessitano ovviamente consulti privati, d'accordo? Con riferimento chiaramente alla vostra situazione nello specifico. Io li effettuo ormai già da tempo, basta contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione e a video come sempre. Dunque, stesa molto ampia, molto dettagliata, ma anche dal risvolto decisamente positivo, soprattutto da un punto di vista erotico. Come sempre, ovviamente, forza, coraggio, determinazione. Buon percorso karmico e a presto!